mettiamoci all'opera. Buonissimo. Ta-da! Benvenuti e bentornati su Dai Colori e Sapori. Quanto tempo, ragazzi! È veramente passato un po' di tempo da quando non pubblicavo, l'ultima ricetta. Mi siete mancati voi e mi è mancato anche fare le ricette per voi. Come vi avevo accennato, siamo dietro a dei progetti che purtroppo sono slittati e quindi tra una cosa e l'altra trovare il tempo per fare i video è stato un pochino complicato, però cercherò in qualche modo di organizzarmi e ogni tanto comunque pubblicare qualcosa fino a che poi non torneremo un po' più attivi. Oggi ci troviamo in un'ambientazione nuova per chi è qui del canale, all'aperto, in esterna, e oggi prepareremo una ricetta tipica autunnale con un ingrediente principale di questa stagione, ovvero la zucca. La ricetta che facciamo oggi è una ricetta facile e veloce da preparare e può fare sia da contorno barra secondo che da primo, quindi potete scegliere Come ingredienti principali oltre alla zucca ci saranno le carote, gli zucchini e le uova. Ingredienti semplici che con i giusti dosaggi delle spezie, sale eccetera combinati insieme vi verrà un piattino veramente saporito. Poi è una ricetta economica perché veramente uova, zucca, zucchini e carote costano poco e quindi con questi ingredienti creerete però un piattino veramente saporito. Come primo piatto utilizzeremo il riso basmati per farlo come piatto principale e se no, come vi dicevo prima, se volete utilizzarlo come secondo piatto oppure contorno lo potete abbinare con il pane, semplicemente così come facciamo un po' qua in Toscana. Non so voi, ma una delle cose che preferisco della stagione autunnale è proprio la zucca e tutte le ricette che possiamo fare con questo ingrediente. Sembrano poche ma ci possiamo veramente sbizzarrire. La zucca che utilizzeremo oggi è la zucca moscata. Un consiglio che vi posso dare quando andate a scegliere la zucca al supermercato è che sia bella arancione. Sembra magari una banalità, però se è più chiarina non sa di niente. E ora mettiamoci all'opera. Ora li leviamo tutti i semi e poi penso che metà zucca ci dovrebbe bastare, però vediamo un po' strada facendo. Intanto la dividiamo a metà. Io solitamente sono abituata a fare tutto a occhio, quindi vediamo un po' se ce ne servirà a metà oppure un pochino di più. Poi tanto vi do tutti i dosaggi, la peso anche con la bilancia così siamo tutti più precisi. La parte che è più gialla cercate di levarla perché è un pochino più amara. Ora la tagliamo a cubetti abbastanza piccolini, così farà anche prima a cuocere. Poi se non vengono perfetti non siamo qui a fare i giudici di MasterChef, roba casereccia così, insomma, si cerca sempre di fare il nostro meglio per rendere il tutto molto più carino. Che si sa, no? L'occhio fa la sua parte, però insomma, tanto poi quando cuoce rimane morbida e quindi non è che si vede un granché. Qui mi dà 3,91 la bilancia, io arriverei a 4,50. Siamo più tranquilli che la porzione è un po' più abbondante. È andata a 4,50 ma non ho messo praticamente niente. Quindi mettiamone di più, almeno altri 50 grammi. Qui è tutto in work in progress. Almeno un altro pezzettino sì, perché sennò non cambia niente. 5,40, quindi va bene. 5,40 è definitivo. Poi ci servirà una cipolla bianca oppure rossa, quindi decidete voi. Vanno bene tutte e due. E ora la tritiamo finemente. Mettiamo già in padella e poi ora prendiamo l'aglio. Sia la cipolla che l'aglio, infatti vedete sono terrosi perché sono dell'orto del mio nonno. Abbiamo la fortuna di poter godere di tutti questi ingredienti super naturali. Io ne ho utilizzati 6 di spicchi, però sono molto piccolini, quindi se li utilizzate di quelli normali che sono più grandi vanno bene 3 spicchi. Preferisco tagliare perché danno anche un po' un aroma un pochino più
forte. Oppure potete anche con lo schiacciaglio schiacciarlo, se non volete sentire i pezzettini d'aglio e vi dà noia, li schiacciate così vi dà il gusto, ma poi non ve li sentite in bocca. Poi altro ingrediente che è opzionale, però secondo me ci sta benissimo, è lo zenzero, o fresco oppure anche semplicemente in polvere, perché gli dà un gustino in più e poi fa benissimo, quindi se volete utilizzarlo fatelo perché ci sta veramente bene. Nei piatti, nelle ricettine cerco di infilarlo da tutte le parti perché si sa che fa bene. O fate così, o lo tritate o se no è meglio che lo lasciate a pezzettoni più grossi, così li vedete e li scansate. Quindi io li lascio così più grossi, così poi li scanso, se no lo potete anche grattugiare. Questa può essere anche una ricetta diciamo svuota frigo, perché se abbiamo un po' di carote, zucchine o altre verdure che possono abbinare bene con la zucca lo possiamo fare. Io in questo caso utilizzerò solo una carota perché mi servirà solo per dargli il gusto con il soffritto, però voi potete metterne anche di più volendo, però se no una carota. Tritiamo la carota fine, mettiamo le carote e poi utilizziamo dai 2 ai 3 zucchini. Io in questo caso ne utilizzo 2 per le dosi che faccio, mi vanno bene questi, però se li avete in frigo e ne volete mettere di più, così vi verrà magari anche un pochino più abbondante, lo potete tranquillamente fare. Gli zucchini li dividiamo a metà e poi li tagliamo nuovamente a metà, non troppo perché sennò poi diventano troppo piccolini, e tanto siccome gli zucchini cuociono alla svelta, infatti li metteremo dopo e poi li tagliamo così. Poi io ho utilizzato questi dosaggi proprio perché secondo me è il mix diciamo giusto tra la quantità di zucca che deve essere l'ingrediente principale e poi il resto, però come vi dicevo prima nulla vi vieta di fare diversamente. Ora aggiungiamo un po' d'olio d'oliva per essere precisi, e mettiamo anche già un po' di sale, così il soffritto sarà già saporito. Con il sale mi raccomando sempre poi assaggiate, mettete un po' alla volta, poi assaggiate e in base alla necessità ne mettete di più. Volendo potete mettere anche un po' di peperoncino se vi piace, io ne metto proprio un gocciolino perché questo in polvere è proprio bello concentrato, qualche pizzichino. Basta, che sennò poi è dura. Quando vedete che sta soffriggendo abbassate la fiamma a medio bassa per evitare che si bruci tutto. E io intanto sento un buon odorino, sento proprio l'odorino dello zenzero che viene su, e ora lasciamo un po' andare per qualche minuto. Quando vedete che le carote, insomma il soffritto diventa un pochino più doratino e poi si ristringe, allora possiamo aggiungere anche la zucca. Per far prima mettiamo anche un pochino d'acqua, saliamo nuovamente, prendiamo la piantina di salvia, questa qui ha le foglie che diciamo sono un po' più piccoline, se avete le fogline quelle più grosse di salvia ve ne basterà meno, queste qui essendo più piccoline abbonderemo via. Ok, e ora mettiamoci all'opera. Mettiamo qualche fogliolina di salvia ora, così gli darà l'aroma, e poi le altre fogline le mettiamo praticamente da ultimo a cottura diciamo ultimata, così non diventeranno lessi. Ok, e ora tappiamo. Nel mentre cuoce qua la zucca mettiamo un pentolino dove prepareremo il riso e mettiamo un po' di cipolla, così faremo un po' di soffritto e il riso basmati verrà più saporito. Saranno passati circa 5 minuti o poco più, quindi possiamo anche aggiungere gli zucchini. Aggiungiamo nuovamente il sale, così lo assorbono anche gli zucchini, e mescoliamo. Inizia già a essere invitante perché l'odorino viene su e si sente anche l'odore di salvia, molto molto buono. Ora non tappiamo più, dato che c'è il liquidino lasciamo che evapori, anzi aumentiamo anche un pochino la fiamma, e poi ci spostiamo qua al soffritto. Aggiungiamo un po' d'olio, anche qui aggiungiamo un pochino di sale, aggiungiamo le fogline di salvia e aggiungiamo subito il riso, circa 260 grammi in questo caso. Mescoliamo e ora andiamo ad aggiungere l'acqua. Ora aspettiamo che arrivi ad ebollizione e poi possiamo aggiungere un goccino di sale. Tappiamo, così fa prima. Ora aggiungiamo le uova, aggiungiamo un po' di sale qui sulle uova e mescoliamo. E ora possiamo aggiungere la salvia in più.
Qui sempre la fiamma deve essere abbastanza alta, in questo caso poi che ho abbastanza liquido ancora di più. Io abbondo di sale, tanto sono piccolino. Già ha rappreso e ora possiamo staccarlo dal fuoco. Aggiungiamo qualche granellino di sale grosso, pochi perché il riso basmati è buono che si rimane anche un pochino più indietro di sale. Ora lo tappiamo e lasciamo a fuoco basso fino a che l'acqua non sarà tutta evaporata. Se non siete esperti in questo tipo di cottura che deve evaporare diciamo da sé, dovete mettere ovviamente la giusta dose, né troppa né poca di acqua. In caso vedete che lo assaggiate e c'è sempre un po' troppa acqua, allora a quel punto lo scolate se non volete che perda diciamo il punto. E se invece gli manca un po' d'acqua lo aggiungete. Il riso è pronto, ci siamo. Quando praticamente un pochino vedete che si attacca, allora va bene, vuol dire che è pronto. Ta-da! E questi sono i piattini. Questo è il primo e questo dal secondo contorno. Quindi con una ricetta potete fare, come vi dicevo prima, o un primo piatto oppure un secondo. Per fare il riso così, diciamo a cupolina, se vi piace, basterà prendere quella ciotolina che avevo di legno con cui ho versato l'acqua, mettete il riso quando è bello caldo lì dentro e lo pareggiate bene, lo riempite e quando vedete che insomma si starà raffreddando un po', lo lasciate lì circa 5-10 minuti, lo rigirate a testa in giù e viene così. Che bontà! Saporitissimo. La zucca insieme all'uovo è veramente fenomenale. Poi la salvia gli dà quel gustino in più. Dovete provarla. Io vi ringrazio per essere stati qui con me fino alla fine. Spero che questo video vi sia stato utile e che rifarete questa ricetta a casa vostra. Se la farete fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Condividete la ricetta con le persone che amano la zucca e amano le ricette facili e veloci. E noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Dai Colori e Sapori. Ciao!